Vivi in Italia, c'è disoccupazione, ci sono i politici, il mondo ti vuole bene, non ne parliamo di Dio. Se sei in questo film di vittimismo, svegliati. Svegliati, perché il giovane di successo fa tutto fa, ma non la vittima. E allora ti racconto una storia. C'è un uccellino che è in un prato e ha un freddo pazzesco. Sta morendo, poverino, veramente ha un freddo pazzesco. E a un certo punto è lì che batte le piume, che batte il becco, sta morendo di freddo, sta morendo assiderato. A un certo punto arriva una mucca gigantesca, con un culone grande, che camminando si pone esattamente sopra la testa dell'uccellino e va in bagno. Fa una cacca gigantesca che copre totalmente l'uccellino. Allora l'uccellino si incazza un po', insomma la mucca gli ha cagato addosso, non è proprio il massimo della vita. Allora esce con la testa per iniziare a offendere in modo assolutamente passionale la mucca, però sente che qualcosa è cambiato. Oltre all'odore circostante, sente che non sta più morendo, sente che è caldo. E allora inizia a godere di questo caldo, di questo tepore. E è così felice che inizia a cinguettare. Pio. A un certo punto questo cinguettare attrae un lupo che si avvicina, vede questo uccellino in mezzo alla cacca di mucca che cinguetta tutto felice. Allora prende l'uccellino, lo toglie dalla cacca di mucca, lo scrolla un pochettino e lo pulisce e se lo mangia. E se stai pensando che storia di merda, in tutti gli effetti, forse sì, forse no, ascoltami bene. Morale della favola: non sempre chi ti mette nella merda nella vita lo fa per il tuo male. Non sempre chi ti toglie dalla merda lo fa per il tuo bene. Mucca e lupo. Ma soprattutto, amico mio, se sei nella merda, ma perché canti? Questa storia ha un significato importantissimo. Le persone solitamente che sono alla cacca, sai cosa fanno? Perdono tempo a cantare. Perché? Perché è comodo, perché è un brodino caldo. La metafora dell'uccellino è proprio azzeccata. È un brodino caldo perché quando hai motivi per cui lamentarti, quando hai motivi per cui essere una vittima, sei nel film della vittima e non esci a ottenere risultati, non esci a cambiare la tua vita. Perché? Perché sei una vittima e la vittima non ha speranza di fare niente se non essere una vittima. Esci dal film della vittima. Il film della vittima ti giustifica e basta. Ti mette in una condizione in cui tu, nella tua testa e anche emozionalmente, non puoi fare delle cose che possano cambiare il corso della tua vita. Sai cosa credo io? Credo che la vittima esista, sì, solo nella sua testa. E ricordati sempre che quando smetti di fare la vittima per esistere ha bisogno di un'altra figura, il carnefice. E a volte sono i politici, a volte è la vita, a volte è l'università, a volte è la disoccupazione, a volte è la ragazza che ti ha lasciato, a volte è l'amico che non ti ha trattato come dovevi essere trattato, oppure a volte è il genitore. Non è questo che conta. Quello che conta è che quando esci dal ruolo della vittima, quando cambi il significato alle cose che ti sono successe nella vita, sai cosa accade al carnefice? Scompare magicamente. È così che è giusto vivere la vita. Libero.